Ciao e benvenuto nel mio canale. Quante volte guardando nel tuo giardino hai visto qualcosa che aveva bisogno di essere protetto alle intemperie? Bene, se è così, scrivimi nei commenti se e che cosa hai avuto bisogno di proteggere dalle intemperie, quindi dal sole e dalla pioggia. Resta anche collegato perché ti farò vedere in che modo ho creato la mia tettoia da giardino, che mi permetterà di proteggere l'attrezzatura per il giardinaggio e, nel mio caso, dei motori per l'irrigazione. Vieni con me fuori dal mio lab e mettiamoci subito all'opera. Iniziamo subito a lavorare sul telaio per cui ho deciso di fare una struttura molto semplice, quindi avremo 4 assi. Io ho optato per 4 assi da sezione 6x6, quindi niente di particolarmente grosso ma sufficientemente robusto per poter reggere la nostra struttura. 6x6, avremo una profondità di 1,20 m e una larghezza di 240 cm. Per tagliare a misura questi assi ho deciso di utilizzare una troncatrice della Steyr. Mi raccomando, quando utilizzate questi strumenti fate sempre molta attenzione e indossate sempre gli occhiali protettivi, proprio perché è facile che dei truccioli o delle schegge possano partire e se vi arrivano nell'occhio è veramente pericoloso. Quindi mi raccomando, fate molta attenzione. Una volta prese le misure sugli assi, possiamo andare a intagliare gli assi stessi e portarli tutti quanti alla misura corretta. Mi raccomando, assicuratevi che l'asse sia ben fisso sopra la vostra troncatrice, in modo che durante il taglio non si sposti e non renda l'operazione pericolosa. Tagliate le assi a misura, andiamo a appoggiarle su una superficie dove possiamo appunto andare a fare un collaudo, diciamo un montaggio di prova, quindi non andremo a fissarle ma semplicemente a provare la nostra struttura in maniera così provvisoria. Andiamo anche a appoggiare sopra le coperture, per le quali ho deciso di usare dei pannelli e un USB. Io utilizzerò 4 pannelli tagliati a misura. Se voi avete possibilità di spostare o comunque di trasportare dei pannelli più grandi, sarebbe l'ideale usare un pannello unico. Adesso prepariamoci a fissare le assi tra di loro. Io ho deciso di utilizzare dei tirafondi, quindi inizierò a preparare il legno andando a fare dei fori nella parte, diciamo nella trave su cui non andrà fissato il tirafondi, in modo che avvitandosi non andrà a spaccare il legno. Ecco, creiamo sempre un invito nelle nostre assi di legno in modo appunto da evitare che la filettatura del tirafondi o comunque della vite che andrete a utilizzare non vada a sforzare sul legno. Ecco qui. Il fissaggio, come vi ho detto, sarà molto semplice, utilizzerò semplicemente dei tirafondi. Adesso una cosa molto importante che io decido di fare sempre quando vado a fissare delle viti che hanno una testa importante, come in questo caso, è quello di andare a svasare la sede di alloggiamento della vite, quindi utilizziamo semplicemente uno svasatore. In questo modo la vite, una volta fissate, o in questo caso il tirafondi, andrà perfettamente a filo col legno, in quanto la testa potrà essere alloggiata all'interno della svasatura. È una scelta puramente estetica, io preferisco fare così, non avere le teste delle viti sporgenti rispetto alla struttura che vado a fissare. Eseguiamo ovviamente l'operazione per ogni sede di alloggiamento. E andiamo a fare un fissaggio di prova. Dico fissaggio di prova perché poi questa struttura verrà smontata e ripoggiata direttamente nel punto in cui verrà montata in maniera definitiva.
però è sempre bene fare dei fissaggi di prova per assicurarsi che tutto il lavoro che stiamo svolgendo sia fatto in maniera corretta. Adesso ritorniamo sulla troncatrice, che in questo caso utilizzeremo come banco sega. Questa troncatrice alla Steyr è molto bella perché nella parte inferiore viene utilizzata come troncatrice, nella parte superiore come banco sega. Torniamo appunto nel nostro banco sega per andare a creare delle piccoli listoni sottili che ci permetteranno di unire tra di loro i pannelli di USB. Fate sempre attenzione, utilizzate sempre lo strumento dato in dotazione per accompagnare l'asse di legno vicino alla lama. Sempre maschera protettiva per evitare di ricevere di trucciolo delle schegge negli occhi. Non trascurate mai l'aspetto della sicurezza quando fate questo tipo di lavoro. E adesso che il legno è stato completamente tagliato, possiamo passare alla protezione del legno, per il quale ho deciso di utilizzare semplicemente un impregnante. Ovviamente l'impregnante ci permetterà sia di proteggere il legno dalla pioggia e dalle intemperie, ma anche di dargli un colore a nostro piacimento. Questo impregnante mi permette infatti di avere un color legno bello scuro, un bel marrone intenso, che era il colore che io proprio volevo ottenere. Date sempre 2 mani. La prima, aspettate i tempi di asciugatura che solitamente sono 2 ore, 2 ore e mezzo, e poi date la seconda. Almeno 2 mani. È importante proteggere il legno, soprattutto se, come in questo caso, dovrà essere esposto alle intemperie. E adesso passiamo al fissaggio della struttura. Questa struttura nel mio caso verrà appoggiata da un lato su un muretto, mentre per l'altro lato avremo 2 gambe di legno che si andranno a fissare su un basamento di cemento. Come vedete in questo caso questo è un muretto in pietra, molto duro perché è fatto in granito, in pietra, quindi avrò bisogno di un buon trapano che mi permetta di forare questo muretto di pietra. Anche in questo caso fate sempre molta attenzione perché quando andrete a forare della pietra grezza, come in questo caso, è facile che partano delle schegge o comunque dei piccoli sassolini, quindi sempre occhiali protettivi, fate sempre molta attenzione con questi lavori. Ovviamente trattandosi di una pietra grezza, comunque non uniforme come può essere un muro di una stanza, ho deciso di utilizzare anche dell'aggrappante chimico che andrò a inserire all'interno dei fori, ovviamente dopo averli ben puliti con un soffietto. Ma questo lo vediamo tra un attimo.
Ecco qui, eseguiti i fori, andiamo a soffiarci dentro con un soffietto per rimuovere la polvere che è rimasta all'interno. Questo è molto importante perché quando andiamo a utilizzare dell'aggrappante chimico andremo a mettere del prodotto all'interno dei fori e se i fori sono già pieni di terra, di polvere, questo aggrappante andrà a impastarsi e non permetterà poi l'inserimento del tassello o comunque lo renderà difficoltoso o inutile. Quindi mettiamo l'aggrappante, il tassello e diamo 2 colpetti con il martello. Andiamo poi subito ad avvitare la vite, anche perché l'aggrappante chimico andrà a indurirsi dopo pochi minuti, quindi è importante fissare subito la vite all'interno del tassello. Sto facendo questo lavoro proprio perché come vi dicevo, una delle parti, uno dei lati andrà a appoggiarsi direttamente sul muretto e sto inserendo delle staffe per fissarlo appunto su questo muretto. Una volta appoggiato, come vedete, possiamo andare a lavorare sulle operazioni di fissaggio finale. Per aiutarmi ho utilizzato un cavalletto, quindi finché non monterò le gambe terrò questo scheletro appoggiato da un lato sul muretto e dall'altra con un piccolo cavalletto. Adesso che abbiamo fissato le staffe, andiamo a occuparci delle gambe che verranno fissate su questo basamento di cemento, come vi dicevo, utilizzando delle staffe anche in questo caso. Quindi anche qui andremo a fare dei fori sul pavimento, comunque su questo basamento, e poi utilizzeremo sempre l'ancorante chimico. Io voglio che questa struttura sia quanto più robusta possibile, quanto più ancorata possibile al pavimento. Ovviamente se non avete un basamento di cemento potete sempre fissare le vostre gambe sulla terra, comunque l'unica cosa è che dovete sempre, se andate a fissarle su una parte che rimarrà umida o comunque bagnata, assicuratevi di aver impermeabilizzato per bene il legno. E andiamo adesso ad occuparci della copertura finale, quindi dei pannelli di USB. Mi raccomando, fate molta attenzione durante il fissaggio e assicuratevi che non ci sia spazio tra l'uno e l'altro, quindi fate in modo che vadano a contatto l'un l'altro per bene. Adesso facciamo una prova e poi andiamo a mettere del silicone nella parte in cui andranno ad appoggiarsi. Questo permetterà sia di migliorare l'incollaggio, sia di creare un piccolo strato protettivo per evitare appunto il passaggio dell'acqua. Questa struttura serve principalmente per proteggere, in questo caso dei motori dell'irrigazione, dalle piogge, oltre che ovviamente dal sole. Però in questo caso il silicone ci permetterà di evitare che l'acqua possa filtrare tra il telaio e i pannelli in USB e andare a inficiare quello che è il lavoro che stiamo facendo, cioè di protezione dalla pioggia. Ovviamente non ci limiteremo soltanto a incollarli col silicone, ma useremo anche delle viti per il fissaggio meccanico sulla struttura di legno.
Una volta che ci siamo assicurati che i pannelli siano collocati nella loro posizione definitiva, possiamo andare a fissare i pannelli appunto con delle viti. Io andrò a fissare tutto il perimetro appunto con delle piccole viti per legno. Poi andrò a mettere del silicone tra un pannello e l'altro. Nella parte inferiore, quindi nella parte interna, andrò a mettere quegli steli che abbiamo creato prima. Nella parte superiore metterò soltanto del silicone per proteggere appunto da eventuali ingressi di acqua indesiderata. Andiamo poi a mettere delle piccole staffe per fissare la parte alta delle gambe. E occupiamoci ora della copertura finale, per la quale ho deciso di utilizzare delle tegole canadesi. Tegole canadesi che le ho scelte sia per la loro versatilità in fase di posa, sia perché sono ottime per questo tipo di lavoro. Adesso un'altra cosa che andremo a fare, che io ho deciso di fare, è quella di mettere della gomma liquida nel bordo di contatto tra i pannelli di USB e il telaio di legno. Questa gomma liquida ci permetterà di rendere ancora più impermeabilizzata la nostra struttura. Usate sempre i guanti perché la gomma liquida è sporca particolarmente, quindi usate dei guanti sapendo che poi dovrete buttarli. Andremo poi a fissare le tegole canadesi sui pannelli di USB. Nelle confezioni delle tegole troverete le istruzioni su come montarle. È un'operazione veramente semplice. Sono delle tegole che poi vanno a incollarsi col sole, cioè col calore del sole andranno a squagliare una piccola patina di catrame che c'è sotto e andranno a renderla perfettamente incollate l'un l'altra. Io comunque ho deciso, si possono utilizzare dei chiodini per fissarle, io ho utilizzato le piccole viti. Solitamente le confezioni di queste tegole canadesi sono fatte per coprire ogni confezione una superficie di circa 3 metri quadri di circa 3 metri quadri. Quindi più o meno fate il calcolo della misura della quantità di superficie che dovrete andare a rivestire e poi regolatevi di conseguenza con l'acquisto del materiale. Ricordatevi sempre di prendere circa un 30% in più rispetto alla vostra superficie, anche perché queste tegole poi andranno a creare un po' di scarto. Come vedrete tra poco ci sarà una parte che poi verrà ritagliata e quindi una piccola parte la perderete. Quello mettetelo in conto. È un'operazione che richiede un po' di tempo e un bel po' di pazienza, però verrete ripagati alla fine del lavoro fatto. Beh, questo video è arrivato alle battute finali. Io spero che il lavoro che ho fatto ti sia piaciuto e possa esserti stato di spunto e di ispirazione per una eventuale lavorazione che dovrai fare nel tuo giardino per andare a proteggere la tua attrezzatura o eventuali impianti di irrigazione come nel mio caso. Fammi sapere qui sotto se ti è piaciuto e se anche tu hai fatto una lavorazione simile alla mia. Ti invito ovviamente a iscriverti al mio canale e attivare la campanella per stare sempre aggiornato su tutte le mie pubblicazioni. Se ti fa piacere, e spero di sì, vai a vedere le altre mie realizzazioni. Qui nella playlist in cui ho inserito questo video troverai altre realizzazioni, come ad esempio quella del divano pellet. Ti auguro un buon divertimento nel mio canale e un buon proseguimento.